Bene ragazzi, benvenuto nel nuovo episodio di The Prime Body. Si è giustificato dire la più grande promessa del bodybuilding italiano, sicuramente moderno, ma forse anche di sempre. Please welcome to the stage, Andrea Memoli. Da oggi siamo, anzi sì, in realtà da oggi, domani, ufficialmente a 8 settimane dal Mister Olympia. Quindi, che cosa vi voglio portare oggi? Vi voglio portare un contenuto che mi avete richiesto più volte tra gli ultimi video nei commenti, ovvero la mia morning routine. Abbiamo visto cosa faccio per la mia sleep routine, quindi per prepararmi a dormire al meglio. Vediamo anche cosa faccio per iniziare la giornata al meglio. Quindi vediamo oggi come inizia la mia morning routine. Allora, premetto che è passato un po' più di tempo dal solito, normalmente inizio questa cosa, adesso sono le 9:15 circa, inizio più o meno 3/4 d'ora prima, quindi verso le 8, 8 e mezza io mi sveglio, faccio quello che devo fare, quindi anticipato. Però la prima cosa che vado a fare è idratarmi e integrare, quindi la prima cosa, anzi in realtà se ho 4-5 minuti prima inizio con l'infrared, solo i LED, quindi non i cops on board, solo le luci periferiche che mi danno una sensazione di anche a livello organico cerebrale molto simile a quella che è l'alba, perché comunque noi a livello primordiale ci dovremmo svegliare effettivamente con il sorgere del sole, quindi una luce che è ancora un po' ambrata, un po' arancio, e gli infrared solo periferici non ti danno quell'effetto rosso intenso, ma è più un arancio. Comunque lo posticipo semplicemente dopo aver integrato, così lo vedete. In ogni caso, quindi che cosa faccio? Vado a farmi una bella tazza di acqua, qua c'è un po' di step, un po' di aromatizzante dentro, niente di che, e vi faccio vedere un po' tutta quella che è la morning stack a stomaco vuoto. Perché stomaco vuoto? Perché ne faccio una parte appunto prima di ogni cosa, appena sveglio, e un'altra poi invece dopo colazione. Allora, vado a mettere circa un paio di grammi di taurina, poi questa è glutammina in peptidi di glutammina, quindi sono in capsule, 5 capsule faccio. Ficus carica, questo diciamo me l'aveva consigliato il medico quando avevo fatto la lettura del microbiota, quindi avevo fatto il test genetico sul microbiota per aiutare la salute appunto del microbiota. Tra i vari integratori mi aveva consigliato il Ficus carica, che tra l'altro ho rivisto anche nello stack mi sembra il nuovo Drainpur di Tsunami, e a parte che il gusto mi fa impazzire, è buonissimo, ma poi mi sono veramente trovato molto bene, quindi l'ho mantenuto. Poi vi dico già che alcuni integratori, pochi, non sono di Tsunami semplicemente perché non li ho trovati, anche se come vedete la stragrande maggioranza sono tutti di Tsunami, quindi quando c'è della nutraceutica molto particolare, più d'elite, che non trovo, o magari la prendo in farmacia o la compro su Amazon, tutto qua. Quindi se vedete che magari sono integratori diversi semplicemente perché non ci sono in Tsunami, però l'80% come vedete lo trovo. Quindi Ficus carica, poi vado a preparare 2 capsule di Insulin Pure, quindi un complesso di GDA per regolare la glicemia. Questo per esempio è un integratore che avevo preso in Spagna, mi pare, ancora, che tra l'altro è finito. È una pastiglia semplicemente di potassio e magnesio. Poi coenzima Q10, importantissimo, in realtà molto sottovalutato per l'efficienza mitocondriale. N-acetilcisteina, NAC, quindi N-acetilcisteina come antiossidante, e un altro antiossidante che vado a utilizzare è la staxantina, una capsula. Tra l'altro lunedì scorso ho fatto il test per capire il mio rapporto tra stress ossidativo e barriera antiossidante. È venuto fuori un leggero risultato borderline, quindi essendo chiaramente un atleta che fa un certo stile di vita, che si allena tanto, è pesante, ho un alto livello di stress ossidativo. L'importante è che ci sia un'adeguata barriera antiossidante che vada poi a contrastare questa carica. Abbiamo visto appunto che c'era un leggero squilibrio, quindi abbiamo intensificato con un IV therapy, quindi un'endovenosa, con appunto coenzima Q10, magnesio, glutatione, pare fluimucil, comunque quindi N-acetilcisteina, per intensificare la barriera appunto antiossidante. Vedremo poi quando rifarò il test il trend come sta andando. Questo è cardo mariano praticamente per il fegato, 100 mg di nattochinase, 2 capsule di astragalo ottimo integratore, anche questo molto sottovalutato, uno degli integratori sulla carta con il potere protettivo a livello renale con più evidenze scientifiche. Vitamina C, circa 1 grammo, poi bergamotto per la regolazione dei lipidi per il cuore. Poi qua abbiamo in realtà l'NMN,
e il PQQ, che si abbinano molto bene per come sorta di precursori e diciamo booster abbinati a un coenzima Q10 per maggiore efficienza mitocondriale, e Saccharomyces boulardii. Questo qua di Limitless è un probiotico ottimo, uno dei migliori veramente da integrare per sempre il discorso del microbiota. Su Limitless potrete trovare appunto il Saccharomyces, come anche altri integratori di nutraceutica molto particolari e dettagliati, molto interessanti, come per esempio la R-berberina, che non sempre è disponibile perché va a ruba, la NCT-cisteina ed altri. Comunque, se volete darci un occhio, andate appunto su Limitless. Una volta che mi sono idratato e che ho integrato per bene tutto, prendiamo un attimo la circonferenza. È vero che ho già bevuto praticamente 300 ml d'acqua, sarebbe stato meglio misurarla prima, stomaco completamente vuoto, però vabbè, insomma, ce lo facciamo andare bene. Quindi cerchiamo di capire un attimo la circonferenza attuale, che dovrebbe aggirarsi più o meno sugli 81 cm e mezzo, quindi da inizio percorso, da quando ho cominciato a tagliare, dovrebbe essere circa 2 cm in meno. Vediamo, quindi sugli 81 e mezzo. Eccolo qua, siamo su un 81, quindi bene. Adesso lo vado a loggare nell'app. Tra l'altro, se non mi seguite ancora nell'app, fatelo. Abbiamo fatto anche la versione in inglese adesso, quindi vabbè, voi che mi seguite in italiano cambierà poco questa cosa, però cosa vado a fare? Entro nell'app, quello che è il log mattutino, appunto. Vedete, adesso è switchato in inglese, lo metto in italiano. Log del mattino, il peso questa mattina era esattamente identico a ieri, quindi un po' di giorni che sta stallando, però il coach è contento della forma, quindi non facciamo tagli. Per adesso va bene così la dieta, anche se penso che se la media il trend rimarrà così fino a domenica. Da lunedì farò quasi sicuramente un altro taglio, però per adesso manteniamo, quindi 90.15 esattamente. Ore di sonno, giustamente non ho ancora fatto un check ai miei valori di questa notte, quindi li andiamo a scoprire effettivamente insieme. Quindi un'altra delle cose che faccio sempre appena sveglio è monitorare i dati che il WOP mi ha tracciato durante la notte. Vediamo, questa mattina abbiamo un sonno all'89%, quindi molto buono. Ore necessarie contro le effettive sono leggermente calate, ma comunque ho dormito quasi 7 ore e mezza, quindi ottimali sarebbero le 8 le mie, quindi è sceso un pochino, però abbiamo una regolarità del sonno al 90%, un'efficienza al 94%, uno stress allo 0, quindi 89 è un ottimo valore. Sleep score abbiamo detto 89, recupero invece molto buono, 92%, quindi ottimo davvero, con un RHR, quindi una frequenza cardiaca a riposo durante la notte di 58, quindi il trend sta scendendo, questa cosa è veramente ottima, quindi 58 battiti al minuto medi durante la notte, e un HRV, che è la variabilità della frequenza cardiaca, a 97, quindi ottimo anche questo. Negli ultimi 3 giorni ho avuto un netto miglioramento della variabilità della frequenza cardiaca, e questo è un ottimo risultato. Infatti, se noi clicchiamo sopra il nome della VFC, ci dice che le tendenze al rialzo dell'HRV, infatti come vedete il grafico tendenzialmente sale, comunque il complessivo, ieri ho toccato il picco minimo, non ho mai avuto la VFC a 108, però comunque vedete che nel mese è il trend in salita. Guardate, questo è il trend degli ultimi 6 mesi, quindi vuol dire che tutto il lavoro che sto facendo effettivamente sta funzionando bene, e quindi una VFC a 97 è ottima. Salvo, e il log iniziale del mattino ce l'abbiamo. Detto ciò, inserisco anche la vita, quindi 81, e adesso facciamo un veloce check anche di pressione e glicemia. Pressione e glicemia non li misuro sempre, ovviamente oggi facendo un video faccio vedere quella che è la morning routine più completa. Tra l'altro oggi sono in un giorno di rest, di off, quindi comunque tendo a sprecarci di solito un po' più di tempo proprio nei giorni di rest. Mi dedico appunto un'oretta la mattina per fare tutti i test del caso, per fare il cardio che adesso vi farò vedere, le infrared, l'idratazione, pressione, glicemia, misurazioni, tutto quanto. La pressione sarebbe bene prenderla subito appena svegli, non parlare, non muoversi prima, quindi cercherò adesso un attimo di riposarmi un attimo, perché anche micro movimenti, micro stress, queste cose qua possono variare di tanto. Quindi vediamo la glicemia com'è, faccio un paio di test. Gameplay. Ok, siamo circa su 93 di glicemia, però voglio cambiare questo strumento, non mi piace granché, perché ogni volta che l'ho utilizzato non sbaglia di tanto, ma tende sempre ad andare a rialzo. Quando vado a fare analisi del sangue la glicemia risulta sempre più o meno 6-7 punti di media minore, però me la faccio andare bene, quindi una glicemia tendenzialmente sul range medio-alto, sempre il treno del range normale, comunque che va più o meno tra i 70 e i 100, però essendo poco più sui 90 siamo ecco un pochino sul range un pochino più alto.
alto. Non è un problema, però vi ripeto, per adesso lo tengo come trend più che altro, più che come valore numerico, perché da quel punto di vista, anche se c'è un errore, però l'errore si ripete nel trend, quindi il trend che vada a rialzo o a ribasso o si mantenga è il dato che mi serve, quindi segno 93. E adesso facciamo un tentativo di misurazione della pressione. Ne faccio di solito 3 prove perché vedo che man mano che la misuro, che mi rilasso eccetera, tendono sempre ad abbassarsi i valori, quindi la prima è sempre un po' meno indicativa, però ok, come primo valore abbiamo un 126,80, quindi tendenzialmente un filo più alto rispetto a come la porto di solito. Andiamo con le altre misurazioni, poi ne farò un'altra direttamente come terza senza parlare, perché veramente quando dovete prendere la pressione dovete cercare di essere il più rilassati e silenziosi possibile. Siamo su un 124,70, quindi adesso faccio la media delle tre. 126 più 124 più 117, quindi la media è di 122. Anzi, anche questo lo vado a inserire nell'app come massima, mentre sulla minima abbiamo avuto un 80 come iniziale, che però vabbè conta poco perché vedete gli altri valori comunque sono abbastanza differenti, soprattutto sulla minima, però la conto. Un 70 e un 76 mi pare, quindi diviso 3 siamo su un 75. Quindi abbiamo una media di pressione massima a 122 e una pressione minima a 75, quindi direi dei valori molto buoni. Cerco sempre di far sì di stare più o meno entro i 120, però 120, 122 va benissimo, soprattutto se contestualizzate che sono un bodybuilder, quindi anche diciamo il test della pressione ci dice che siamo in bolla. Ora, effettivamente, la cosa che vi dicevo prima dell'infrared, della luce dell'alba, a questo punto non ha un cazzo di senso ovviamente perché è passato già 40 minuti, quindi non avrebbe minimamente senso, quindi farò solo la parte successiva dopo che mi sarò esposto al sole, perché una cosa che faccio appunto sempre la mattina appena posso, che ho finito questi vari test e tutto, è uscire alla luce del sole. Quindi adesso cosa facciamo? Siccome devo uscire alla luce del sole e anche fare cardio, facciamo cardio al sole, ma non faremo camminata o corsa, bensì nuoto, quindi andiamo. Per alzare ulteriormente il livello dei prossimi contenuti ordinerò un drone, così vi faccio vedere, anche magari faccio un piccolo tour della casa. Fatemi sapere qua sotto se volete vedere il tour della casa fatto con il drone, ma il drone sarà veramente figo per quando andremo a Vienna, perché sì, ve lo spoilerò, andrò a fare un check dal coach, non vi dico quando, ma tra qualche settimana. Staremo 4 giorni là e mi porterò via il drone, quindi preparatevi, perché se avete visto il level up che ha fatto questo canale fino ad ora, da un anno a questa parte, preparatevi perché ci sarà un notevole level up che sta per arrivare. Comunque io qua su, alla fine di questa scalinata che porta verso il paradiso, ho una piscina, quindi quando posso, negli off ultimamente, quando posso anche per le temperature, quindi d'estate è perfetto, sto cominciando da un po' di tempo, sto facendo una sorta di cardio hit dove faccio delle vasche tipo sprint con recupero attivo, facendo NEAT, quindi steps, recupero attivo a bordo piscina, 20-25 minuti così, e devo dire che mi sto trovando bene, perché comunque riesco ad avere dei picchi minimi e massimi tra 110 circa e 150 battiti al minuto. Mi diverto nel senso, comunque stanca, però è un qualcosa di diverso e fisicamente sto rispondendo bene, quindi adesso vi faccio vedere cosa faccio più nello specifico.
bene, grazie. Tu invece? Ma perché parli come se fossi tipo avessi una patata bollita in bocca misto flirt? Se preferisci un tono diverso, dimmi pure. Ti va più diretto, basso, neutro? No, va bene così. Ok, tranquillo, mantengo questo tono. Dimmi pure, in cosa posso aiutarti? Ascolta, sai chi è Andrea Mammoli? Un attimo. Sì, è un bodybuilder professionista italiano, IFBB Pro Classic Physique. Ha gareggiato anche a livello internazionale, Olimpia inclusa. È anche piuttosto conosciuto come coach online e content creator sul mondo del bodybuilding e allenamento. Volevo sapere, se tu dovessi prepararlo per l'Olimpia in 30 secondi, che cosa gli faresti fare? Se parliamo proprio di lui, punterai su una condizione più tirata possibile, senza perdere pienezza. Lavoro maniacale sul posing frontale nelle transizioni e nelle ultime settimane controlli quotidiani su peso, foto, digestione, regolando l'alimentazione, il cardio. Va bene, dai, ok, va bene, sei stata promossa. Basta, ciao. T'ho dissato. Devi lavorare sulla Devo transizione. lavorare sul posing frontale, tra l'altro. Infatti, male. Ok, facciamo un po' di questa merda tortura qua. Ok, allora, parte di cardio e foam roller specifico sul quadricipite del ginocchio che mi fa male, andato. Adesso faccio giusto 6-7 minuti di luce infrared pulsata a 40 Hz per un effetto, passatemi il termine, un po' più energizzante, ok? Quindi la luce pulsata switcha un po', anzi, la luce pulsata lavora un po' più su un'attivazione del sistema simpatico, quindi l'opposto di quello che vado a fare la sera, è più stimolante, diciamo. Quindi faccio circa 3 minuti di luce pulsata avanti e 3 minuti di luce pulsata dietro e poi finalmente bagno. Se mi lascia passare Thomas. Posso passare? Devi entrare? Bene ragazzi, finalmente è arrivato il momento di mangiare. Tenete conto che da quando mi sveglio a quando mangio, soprattutto se devo fare i vari test come prima della pressione glicemia oppure questo tipo di cardio, quindi più che altro negli off, da quando mi sveglio a quando mangio passa circa un'ora e 20, un'ora e mezza tra tutto. Adesso è arrivato l'ora di fare il primo pasto, qua ho la mia solita mug cake, stavolta a gusto cioccolato, sopra la quale adesso, vabbè, senza stare qui a fare un altro full day of eating, che tra l'altro è appena uscito nel video prima di questo, quindi se te lo sei perso, vuoi vedere che cosa mangio in una giornata di allenamento a poco più di 8 settimane da una gara, dalla gara, vattelo a recuperare, quindi video subito prima di questo, non perdertelo. Quindi primo pasto, abbiamo avena, solito, albume, un po' di frutta fresca, mirtilli e un'albicocchina, e dopo il primo pasto, per chiudere diciamo, l'integrazione della mattina, andrò a integrare con omega 3, vitamina E e vitamina D3 e K2, ok? Soprattutto questi due qua sono dei must che dovrebbero essere nelle case di tutti voi. Vi ricordo come sempre che se volete acquistare integrazione di qualità potrete usare il codice sconto Andrea15 su Tsunami Nutrition, dove andrete a beneficiare di uno sconto appunto del 15% su tutto il vostro carrello, oltre che andare a supportare me come atleta e come creator affinché io possa reinvestire e portare sempre contenuti più di qualità, collaborazioni e tante altre cose. Quindi grazie a chi lo farà, grazie per il sostegno. Detto ciò, questa appunto era la mia morning routine in un giorno di rest, di off. Noi ci aggiorniamo al prossimo video, lasciate come sempre un like, un iscritto al canale, a voi non fa differenza, a me ne fa tanta. Un bacio, ci vediamo al prossimo video.